E oggi c'è stata l'ultima amichevole prestagionale eh sì. Oh, no, cioè, veramente Gapsus freudiano, cioè, pensando al Gasp, giustamente, la storia che lo lega alla Dea, i 9 anni, è proprio andata così. No, l'ultima amichevole della Roma del Gasp, figura ovviamente centrale quando parliamo adesso di queste amichevole, perché poi lo vedi la squadra che ha delle richieste specifiche, sia tattiche, ma io direi che quello che possiamo appurare in queste amichevoli, no? Sia quanto, e ritorno sempre poi a quel punto, quanto la squadra abbia caricato. Io vedo una Roma che in questo momento è imballata. Forse l'ho detto in ogni video, no? In cui abbiamo parlato della squadra giallorosa. Io penso che la Roma più di altre, quando sono impallate, lo vedi proprio. Lo vedi perché questa è una squadra. Lo diceva adesso, ascoltavo l'intervista di Cristante. Questa è una squadra che si basa sull'intensità. Cioè il gioco di Gasp si basa su quello. Quindi la squadra deve essere performante e in questo momento non lo è. Non lo è, non credo lo sarà neanche a fine agosto, quindi per le prime partite di campionato, avrà bisogno di più tempo la Roma. Mi permetto di dire questo, magari verrò smentito, o meglio, attenzione, qualsiasi squadra ha bisogno di tempo per smaltire i carichi di lavoro della pre-season, questo non ci inventiamo nulla di particolare e scopriamo l'acqua calda, però secondo me la squadra di Gasp particolarmente, ovvio che poi ne gioverà più avanti, mi sembra chiaro. Però oggi non è che oggi state vedendo la Roma al suo potenziale massimo, ovvio, sarebbe impossibile in ogni caso, ma io mi permetto di dire che forse la Roma non è neanche al 30%. La Roma non siamo neanche al 30% di quello che io mi aspetto di vedere dalla Roma di Gasperini. Nonostante ciò, già ci sono delle indicazioni importanti e dei riscontri. Io mi permetto di dire che la pre-season di Sule è stata qualcosa di, no? Non dico assolutamente, non è stata una sorpresa, ma proprio un giocatore che invece rispetto agli altri lo vediamo già, credo proprio anche per la questione fisica di costituzione, già ha più smalto, gamba. Mi è piaciuto invece dal punto di vista tattico ogni partita disputata da Hermoso. Ci sono delle indicazioni chiare, giocatori che comunque hanno cambiato un po' le gerarchie, secondo me, e ci sono dei nodi interessanti da sciogliere. Ne parliamo, signori miei. Come lo facciamo? Facciamolo ampiamente. Prima, come al solito, vi invito, se volete, no, a spolliciare per sfamare, no, quel cattivone dell'algoritmo che appunto si ciba di like, di hype, di tutto il resto, e vi ringrazio per le varie iscrizioni che non mancano, e se volete, per chi non l'abbia ancora fatto, no, può sopportarmi gratuitamente appunto con il segui su Instagram, TikTok, se mi seguite qui su YouTube oppure su Facebook, non lo so quale piattaforma in questo momento state utilizzando, ad ogni modo grazie per il vostro sostegno, quello è immancabile, veramente infaticabile direi quasi, grazie. E a proposito di prossimi contenuti, no, attivando la campanellina, stasera anche Atalanta-Juventus, l'amichevole dell'Inter contro l'Olympiacos che si sono abbastanza, no, fronteggiati a suon di calcioni tra Napoli e Olimpia, quindi saranno amichevoli anche interessanti, per cui ci vediamo dopo di quelle qui e ne parliamo. E ritornando invece alla Roma, sì, perché quel preambolo un po', no, un po' anche marcato sulla condizione della Roma? Vedi Ferguson, ragazzi, lo vedi proprio, no? È uno che ha bisogno veramente di smaltire. Possiamo dire la stessa cosa praticamente di Dobek, questi giocatori un po' più muscolari e più di stazza. E io mi aspetto di vedere Enawi e Koné al massimo splendore. Attenzione Cristante che comunque avrà sempre, secondo me, una, non dico corsia preferenziale, no, ma si giocherà sempre le sue chance. Oggi segna anche, vabbè, un gol praticamente un erroraccio del portiere, però è un giocatore che lo vede, no? Attacca l'area di rigore, è un giocatore che
che secondo me piace a Gasperini per caratteristiche. E poi oggi abbiamo visto anche la prima in questa pre-season di, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, Dybala e Solé insieme. E Solé è riuscito a fare bene anche oggi, soprattutto col gol, nonostante poi si sia preso una zolla che secondo me leggermente lo depotenzia, leggermente, perché mi sono incolfato, perdono, perché io lo vedo meglio versante di destra che va un po' a rientrare, no, sul sinistro, però anche oggi ragazzi bene bene, perché segna, fa bene, e io spero di vederne parecchie di partite di Dybala e di Solé insieme, ovviamente nella, nel momento di massimo regime da parte di tutti e due gli interpreti. E questa è una squadra che comunque ha bisogno anche di trovare le giuste misure, soprattutto nella fase di transizione, nel momento in cui perde palla, gli avversari con troppa facilità riescono a imbucare, vede il secondo gol, troppo semplice, su questo ovviamente poi bisogna anche lavorare, perché ci sono nuovi acquisti, ci sono distanze da colmare, la squadra di Gasperini comunque, no? È vero che Ranieri l'anno scorso ha fatto un lavoro enorme, però non dico che verrà cancellato, assolutamente no, soprattutto nella testa dei giocatori, il lavoro mentale che ha fatto Ranieri, quello per forza di cose rimane, però dal punto di vista tattico qua parliamo di un'altra cosa, parliamo di un'altra cosa, e quindi, ci vorrà tempo anche per assimilare, ripeto, le distanze e tutto il resto, e lo vedi, lo percepisci. Poi invece il primo gol subito dalla Roma, no? L'1-1, sostanzialmente lì, anche lì che vedi che le gambe non vanno come devono, perché lì fanno quasi una figuraccia, e stiamo parlando di Indica, e chi c'era oltre a Indica, che poi pure viene, no, forse Range, che si fanno facilmente, no, dribblare, ma lo vedi, è proprio perché le gambe non vanno come devono. Poi questa squadra saudita forse anche in una condizione diversa, può essere, perché lo vedevi con... wow, mi piace come ha giocato il ragazzo che ha anche segnato il primo gol, poi c'è Banrua, mi sembra uno, e l'altro Berrama, Bravini, che giocava a Lione tra l'altro, e quindi giocatori anche interessanti, queste squadre saudite ormai comunque spendono tanti soldi, magari questa non è una delle squadre top saudite, non lo so neanche francamente, la squadra di Galtier, però comunque sapete, hanno nomi, hanno giocatori interessanti e ti possono mettere in difficoltà, soprattutto nei primi 20 minuti l'ho vista in difficoltà la Roma, quelle arrivavano facilmente al tiro, tra l'altro si vede una bella parata di Svilar sulla casetta, un paio di situazioni. Ripeto, una roba che secondo me Gasperini ha spinto tanto. Gasperini sta spingendo, l'ho detto già in un video, forse anche da titolo, lo ribadisco. Gasperini sta spingendo, le ha spinti al limite, secondo me enormi carichi. E vedremo una squadra che, ripeto, io non mi aspetto di trovare già pronta la prossima settimana, la prima di campionato. Se non sbaglio, col Bologna sarà pure col Bologna una bella partita. Eh, Però diamo tempo alla squadra di Gasp, perché poi secondo me i risultati arriveranno. Però c'è bisogno di tempo e di fiducia. Mi sento di dire questo. Va bene, non so che altro punto snocciolare, forse null'altro da dire. Giocatore che... sì, ho parlato di Hermoso, che, ripeto è un giocatore che ho visto bene in questa pre-season. Ripeto, oggi vediamo. Lo stesso Baldanzi quando è entrato. Gaspa ha bisogno di questi, no, sottopunta, e perciò vuole buttarne dentro anche altri come Sancho e Bale. Ne cambia tanti, li vuole sempre molto pieni di inventiva. Vediamo quello che succede. Signori, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi, commentate, ragazzi, se volete iscrivervi al canale. Io vi abbraccio, ho fatto il pelo. Mamma mia, sono stempiato, la vecchiaia è una roba brutta, brutta. Un grande abbraccio da Neschi.